Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera e buona settimana a tutti. Carlo, per iniziare volevo chiederti un po' come stai vedendo i nostri all'europeo perché diciamo ci sono un po' di pareri positivi, un po' di pareri negativi. Volevo chiederti la tua appunto sui nostri giocatori all'europeo. Allora, per quello che riguarda Okafor, vorrei solamente capire, visto che non mi sembra di vedere dei giocatori, dei fenomeni, non so neanche se si sia mai scaldato. Mi domando se sia un problema fisico o un problema tecnico, non so. Okafor è sempre stato titolare. Questo veramente mi piacerebbe parlare, anzi invito i miei amici di Radio Rossonera, cioè te, dato che non ti fermi davanti a nulla, se hai qualche giornalista svizzero per capire un attimo la situazione di Sì, Okafor. perché non vederlo proprio neanche mai entrare. Ma no, allora scaldato l'abbiamo mai visto, cioè, ma poi ti ripeto, Okafor è un giocatore che ha segnato 4-5 gol in Europa, in Italia, cioè voglio dire, quindi questo qua è la prima cosa che mi viene in mente, è questa qua, cioè perché Okafor completamente dimenticato dalla Svizzera. Un motivo c'è, non può essere, cioè, Zirze, ho letto che questa mattina non si è allenato perché è malato. Non so se malato vuol dire avere un po' di influenza o malato vuol dire non aver recuperato bene la condizione dopo l'infortunio. Però, e lui era a Disneyland, a Orlando, Sì, lui è stato catapultato in Germania così dal quindi, nulla. però sono passati 20 giorni. Cioè, in 20 giorni anche uno catapultato, cioè, cioè, se fosse stato Leao del Milan che era a Disneyland, dopo 20 giorni lo mettevamo in campo. Sì, Cioè, direi di sì. ecco. Leao Leao non bene, 2,5 e mezzo ho visto, non ho seguito molto le partite del Portogallo. Ho visto 2,5 e mezzo, due ammonizioni, non bene. Non bene perché Leao, insomma, lo dicevo ieri, in questo europeo di una piattezza tecnica incredibile. Sono d'accordo. Non ho visto, cioè, Musiala, cioè, Musiala, ha fatto un bel gol. Allora, un gol lo può fare anche un giocatore di prima categoria, tira la palla all'incrocio, non basta il gol. Quindi Musiala, l'Inghilterra sì, c'ha Bellingham, quindi Sì, però non sì, c'è ancora quell'effetto wow che dici, mamma mia, no. che bella partita ho Beh, visto. Corso ha detto l'altro giorno, andiamo un po' lontani, dopo torniamo alla tua domanda che sembra per... Andiamo a quello che ha scritto Zazzaroni l'altro giorno e Gramellini qualche giorno fa, uno su dello sport. Bisogna stare un attimo attenti, perché in questo momento l'italiano più conosciuto, i ragazzi non conoscono chi sia Musiala, ma tutti conoscono chi sia Sinner. Ecco, quindi attenzione calcio, che quegli sport detti minori, cosiddetti minori, cioè quello che non era il calcio erano sport minori. Il salto con l'asta non è uno sport minore, perché è l'atletica leggera, però erano Sì, considerati post meno popolari. mediaticamente meno, sì. Meno popolari. Ecco, attenzione, perché le emozioni che ci dà Sinner nessun giocatore italiano ci sta dando, ma proprio neanche lontanamente, perché è un fuoriclasse. In Italia non ci sono fuoriclassi, leggo ancora oggi, ma l'identità italiana nelle squadre importanti. Va bene, quale? Io di questi qua non ne prendo neanche uno al Milan. Uno, due, tre. Quindi l'identità italiana non mi interessa. Mi interessano giocatori bravi che mi facciano vincere. Anche se arrivano tutti dalla Groenlandia, a me va benissimo. Non ho problemi di un posto o dell'altro. Arrivano dal centro Africa, dal Groenlandia o dalle Galapagos, basta che siano bravi. Quindi detto questo, Leao, che è quello che è un giocatore divertente, in questo piattume anche lui essere piatto non va bene. Quindi Leao mi dispiace, male anche lui, male perché 5,5, come ha detto Cardinale una volta, dire che non è andato male non vuol dire che sia andato bene. Quindi niente. Poi Teo, non ho visto l'altro giorno una fuga alla Teo. Non ho visto l'altro giorno una fuga alla Teo, giusto? Perché la partita della Francia l'ho vista. Non so se tu Forse l'hai vista. meglio la prima della seconda. Io la Io ho visto seconda l'ho la vista seconda, poco.
proprio si è visto pochissimo. Poi Giroud è entrato alla fine, Maignan no, Maignan bene, Sì. Maignan bene, sono contento per me. Perché Maignan deve tornare il portiere che quando la palla arriva verso dalle parti della sua area, io sono bello sereno e non temo nulla. E invece nelle ultime temevo, ecco, quindi te lo dico. Poi cosa c'è? Okafor, veramente sono arrabbiato, non capisco il perché. Reinders? Reinders ha fatto l'ultima partita di lavoro oscuro, non Sì, ha ti direi senza preso. infamia, senza lode. A volte appunto dice, gioca anche Reinders, in campo Mm. si sentirà, ma dalla televisione sono contento che tu abbia la stessa mia idea, non ho visto Recce, dici, eccolo, ecco, no, quindi anche lui normale, tutti 6, quei voti che è meglio prendere 4 che prendere 6, almeno ti dà un'emozione. E poi me ne dici qualcun altro? Ma Kier non mi pare che sia No. stato tanto presente, mi pare che Sì, abbiamo ma finito. non lo so io, quelli che giocano, non lo so, gli altri che giocano nel campionato italiano, Cialanoglu per esempio, lontanissimo dal Cialanoglu dell'Inter. Ma sai, io non so se magari davvero i giocatori sono molto stanchi perché al di là dei Sì, nostri mi sembra proprio che sia un europeo finora un po' spento, no? stesso è- Quindi ieri ho visto la partita fra le più brutte della storia, Ungheria-Scozia. Io mi roba Ungheria-Scozia. La Germania non ha fatto un tiro in porta, ha fatto il gol nel finale grazie a bel gol di Krug. Quindi giocatori del Milan, direi giocatori in generale, non quelli del Milan, tutti abbastanza piatti. Carlo, torniamo a parlare della telenovela dell'estate, direi che Salvo possiamo... la Spagna, ecco, diciamo così, chiedo scusa, Nico Williams, ecco, quello lì diverso. Sì. E non posso pensare che Leao non riesca a fare la partita di Nico Williams. Andiamo avanti. No, dicevo Carlo di tornare alla telenovela dell'estate perché siamo solamente a giugno, però Quale? è caldamente candidata, no? Ovvero di Zirkzee. Volevo chiederti un po' com'era la situazione. Dicevo, dall'altra parte di Milano stanno cominciando le telenovele anche di là e vedrai che telenovela pesante. Avendo avuto il soggetto, avendolo seguito in Germania, avendolo avuto nel Milan, se Sì. tanto tocca, ma non lo dico con contentezza, sto facendo cronaca. Adesso incominciano le telenovele anche di là, perché personaggio complicato. Per quello che riguarda, no, non ci sono novità, un giorno sì, un giorno no. Il Manchester, che un giorno qualcuno ha detto è la squadra che vuole esistere, un giorno uno si è svegliato così e allora andiamo avanti col Manchester. Ci fosse uno che mi ha detto che il Manchester sicuramente vuole esistere. Un giorno va su David, un giorno non lo vuole, un giorno va su, gli dà, non vuole dargli 40, l'altro giorno lo vuole prendere ma non vuole dare i 15. Quindi per me il Manchester è messo lì così come hanno deciso che sia il rivale del Milan su Zirkzee e continuano ad andare avanti. Ogni giorno cambiano una... Sì, il Manchester è molto interessante, ma non vuole. Il Manchester, ma non... Quindi non lo so. Ma secondo Quindi me... non c'è nessuna novità. Secondo me, Carlo, è da capire, cioè, quanto Kia possa permettersi di non cedere, cioè per quanto tempo o come, perché di fatto Ci sono tante domande, oggi non c'è una risposta. speravi di averlo per prima del... Non è per che il raduno a speravo, questo punto non possiamo, perché ovviamente lui è all'europeo, quindi non possiamo. ma non è che speravo, indipendentemente da quello, era quando parte una trattativa lunga, si sa come sta andando, se va un po' indietro, qui non si sa nulla. Quindi... Sì, diciamo che c'erano stati dei giorni in cui sembravano... Ma sembra detto io so che... E allora io e te un giorno ci svegliamo e diciamo, guarda, ho parlato sicura con Ratcliffe del Manchester, non gli interessa nulla di Zirkzee. Ten Hag vuole solamente uno basso e veloce. Ecco, e allora diciamo questa cosa, lo mettiamo in inglese e così ci danno retta, oppure lo mettiamo
dicendo proprio, facendo una edizione straordinaria io e te, vi diamogli la verità su e poi qualcuno ci segue. Ma Carlo, io ti saluto, ti ringrazio, ti do no, appuntamento. l'endorsement ieri di Emerson, secondo me sarei molto, Ah, molto, molto, molto sorpreso che non venisse. no, infatti, io non ti dico che lo do già come primo acquisto, però mi sembrerebbe molto strano non vederlo con la maglia del Milan. Poi domani, giorno importante, il 25, perché domani dovrebbe esserci l'ufficializzazione dell'Under 23. Bene, Carlo, io ti ringrazio, quindi ti do appuntamento a mercoledì, sempre con Filo Rossonero. E tanti auguri a tutti i Giovanni e Giovanni, perché oggi Grazie, Carlo.